Oggi a Dai Roma News. Airoldi espelle Mourinho. 4 quinti. Il calcio della Roma per i non vedenti. Roma-Monza. Una vittoria di personalità. 50 anni di Bruno Conti alla Roma. Corona comincia a sparare a salve. Inizia Dai Roma News. Buongiorno. Benvenuti a Dai Roma News. Prima di iniziare ti ricordo di mettere un mi piace e non mancare di iscriverti al nostro canale. La trasmissione viene pubblicata ogni martedì. Ecco le ultime notizie sulla Roma. Questo è il momento di Cuoco e tu, Roma, figlia mea. L'anno scorso non c'è stata nessuna tensione, ci sono stati commenti brutti e niente. Oggi ho fatto il gesto di stare zitto e di piangere. Non ho detto nessuna parola offensiva. Se l'arbitro pensa che sia espulsione non c'è problema. Queste sono in linea di massima le parole pronunciate da Mourinho alle televisioni che lo hanno intervistato e richiesto il suo commento per l'espulsione subita dall'arbitro Airoldi. Questa volta posso dire di non essere d'accordo con la decisione dell'arbitro, poiché ritengo, come detto dallo stesso Mourinho, che l'allenatore non abbia commesso nulla per essere sanzionato in maniera così eccessiva, se non quella di chiamarsi José Mourinho. Infatti, a vostro parere, quanti allenatori sarebbero stati sanzionati per un gesto simile, quando sulle panchine italiane se ne vedono di tutti i colori? E allora, Cuoco e tu, Giovanni Airoldi, fili mi? Troppo ghiotta la possibilità di espellere Mourinho, vero? Alla prossima! Domenica scorsa, durante l'intervallo della partita, è stato premiato Bruno Conti, uno dei più grandi calciatori della storia della Roma. La premiazione è stata celebrata per festeggiare i 50 anni trascorsi nella Roma. Una vita. Ma nel caso di Bruno Conti, è la Roma la sua vita. Bruno ha debuttato in prima squadra il 10 febbraio 1974 contro il Torino, ma il suo battesimo romanista risale al 9 settembre 1973. Roma-Ternana 2-0, Coppa Italia Primavera. Si giocava al Tre Fontane e Bruno indossava la maglia numero 8. La sua scalata iniziò così, prima l'esordio nel settore giovanile, poi quello nella Roma dei grandi. Ha vestito la maglia giallorossa per 16 stagioni, collezionando 402 presenze, mettendo a segno 47 gol, conquistando lo scudetto dell'82-83, 5 Coppe Italia, 2 campionati primavera e una Coppa Italia Primavera. Ha servito la Roma in tutti i modi possibili, da calciatore, da allenatore, da dirigente, ma soprattutto da leggenda e icona del romanismo. 50 anni. Una vita nella Roma. La vita di Bruno Conti. Adesso è il momento di il punto del mister. È stata una vittoria di personalità. Una partita che, complessivamente, la squadra non ha giocato benissimo, anche se alla fine aveva avuto 4 occasioni incredibili, compresi 2 pali colpiti. Ma al 90° minuto, la Roma l'ha spuntata e questo è un bel segnale. Si è rivista la squadra degli anni passati, che alla fine ce la fa, magari solo 1-0. Ora stiamo a 4 vittorie consecutive, fra Coppa e campionato, con una classifica che sorride, finalmente a ridosso delle cosiddette grandi, quindi in una posizione che ci compete di più. Serve dare continuità, è chiaro, non abbiamo risolto tutti i nostri problemi e, soprattutto, non abbiamo fatto ancora niente. Adesso concentrazione sulla partita in casa di Europa League, dove c'è da confermare un primo posto in classifica. Sempre forza Roma! Questa volta vogliamo parlare di 4 quinti, un film diretto dal regista Stefano Urbanetti, che racconta un viaggio tra il calcio dei non vedenti. Un docufilm appassionato che ha per protagonisti i giocatori della Roma nella fase finale della stagione. La tensione è crescente e negli spogliatoi l'adrenalina sale alle stelle. Allenamenti intensi e grandi aspettative per questi giocatori che hanno fatto della loro disabilità una risorsa importante e unica. Stefano Urbanetti raccoglie le testimonianze e i racconti di ognuno di loro. Un universo fatto di sensazioni e di suoni che sostituiscono la vista e creano un mondo interiore molto più vasto e articolato, sul campo e nella vita. 4 quinti parla di pallone vero, quello che prendi a calci, ma che baci dopo un gol.
La Roma ha realizzato il sogno di offrire ai bambini non vedenti una scuola calcio. Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 per la categoria Special Screenings. In conclusione, siamo al momento di Parla Pasquino. Dopo le rivelazioni della scorsa settimana, il nostro paparazzo, al secolo Fabrizio Corona, ha ecceduto con la sua fonte di informazioni, nella questione delle scommesse dei calciatori. Infatti, oltre al giovane Nicola Zalewski, al momento scagionato dalla stessa procura che non riscontra alcuna violazione del calciatore, ha tirato in ballo altri due ragazzi: Stefan El Shaarawy e Nicolò Casale. Queste sono le parole rilasciate dal giocatore della Roma. Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un'operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata. A tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz'altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative. Tramite i suoi avvocati, ha proceduto nella querela depositata alla Procura di Milano, contro Corona e Striscia la Notizia, il programma nel quale era stato accostato alla questione scommesse. La querela è per diffamazione aggravata. Voglio solo applaudire ad un simile atto, poiché le querele si fanno e non si preannunciano. Che qualcuno fermi il soldato Corona. E dico ciò, non per bloccare le verità, ma per stoppare tutte le sue narcisistiche calunnie. E con ciò, ho detto tutto. E quindi, dai Roma! Per il momento è tutto. Se ti è piaciuta la trasmissione metti un mi piace. Ricorda di seguire le nostre notizie, iscrivendoti al nostro canale. Per riascoltarci, noi pubblichiamo ogni martedì. Appuntamento alla prossima edizione di Dai Roma News.